Amici e amiche, bentornati sul mio canale. Oggi, prima di andare a vedere come funziona il masterworking, la tempra, la rifinitura, i glifi, tutti i metodi di farming, dove creare i sigilli dell'incubo e quant'altro che me l'avete chiesto in tantissimi, dobbiamo andare ad estrarre i nostri 5 vincitori del contest. Quindi ci prendiamo un paio di minuti prima di cominciare ed andiamo subito a scoprire chi sono i 5 vincitori. Ora, ho trovato questo sito che non vorrei entrare tipo in un gruppo strano, tipo di Al Qaeda o altro, però mi è sembrato abbastanza interessante. È molto se andiamo a vedere è molto semplice in realtà, perché basta che mettiamo il video YouTube dove abbiamo aperto il contest, lo andiamo ad incollare direttamente qui, questo qua è il video, andiamo a posizionare andiamo a scegliere i 5 vincitori, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Andiamo a togliere sì i commenti duplicati e andiamo a vedere, vabbè, like replace. Ok, quindi noi abbiamo impostati 5, abbiamo trovato la nostra pagina e il video YouTube. Ci basterà, invece di fare i fogli di carta come avevo pensato, malamente pensato, perché i commenti sono stati abbastanza ed era un casino farlo, ho trovato questo sito e va bene. Per chi mi ha scritto su Instagram e TikTok, come gli ho detto, non posso prendere in considerazione quei commenti da lì, perché i commenti devono essere tutti visibili direttamente sul sito. Non vorrei che qualcuno pensasse che sono stati camuffati ed altro. Per questo motivo i commenti devono essere tutti su quella pagina, tutto visibile. Ora andiamo a lanciare i 5 vincitori e vediamo chi sono i 5 fortunati che vinceranno questi fantastici premi. Al 3, al 2, all'1, andiamo! Il primo vincitore esce Shad2157. Interessantissimo video, finalmente qualcuno che ti mette i numeri in faccia, vabbè qua tutti i numeretti. Un'altra cosa vorrei sottolineare, ok, quanto buco hai avuto a trovare quei guanti per il rogue, ok, Logan TV, your first choice, quindi la prima è andata. Il primo vincitore è Shad. Il secondo estratto è Innate-basso, ma Innate-basso, come noto, non ci ha scritto Logan TV Game Your First Choice, quindi non può essere estratto. Dovremmo andare a fare un'altra estrazione, intanto lasciamo Shad 2157 come vincitore, scendiamo verso il terzo, è l'Esta 1 Immortal, Logan Logan TV Gaming Your First Choice, perfetto. Anche tu, l'Esta Immortal, poi non è l'Esta 1 Immortal, l'Estat Immortal, hai vinto anche tu un fantastico premio. Andiamo a vedere il quarto commento. Il quarto commento abbiamo Massimiliano Gioia, ma anche Massimiliano Gioia non ci ha scritto la parola che doveva trovare, quindi dobbiamo andare a lanciare altre due persone, sia Innate che Massimiliano. Mi dispiace ragazzi, voi non potete essere estratti perché non c'è stato il messaggio. Il quinto che ha vinto è Antonio Alvino ed anche Antonio Alvino non ha vinto, cioè avrebbe vinto se avesse messo il commento, ma niente, quindi rimaniamo che per ora 2 persone hanno vinto, quindi ora risaliamo su e ci andiamo a prendere, andiamo ad abbassare il cap a 3, questa andiamo a ripristinare, andiamo a rincollare, anzi ce l'abbiamo già qui, e andiamo a far trovare gli altri 3 vincitori. Andiamo a vedere e vediamo cosa esce. Il prossimo, Mastermind81 Joe, si aggiudica il premio perché lui ha messo il messaggio nascosto nel video. Quindi ora siamo a 3 vincitori, ne mancano 2. Vediamo gli altri 2. Pietro Muriella 2211. Anche lui ci ha scritto il messaggio, quindi anche lui si aggiudica il premio. Ora vediamo l'ultimo commento, speriamo che mi esce direttamente che il commento hai messo, tu non so chi tu sia, hai messo la parola perché non voglio fare un altro reset. Ora siamo a 4 vincitori, ce ne manca uno, vediamo il quinto. Alessia Rincon Dex. Video come sempre super, Logan TV Game, Your First Choice. Perfetto, abbiamo i nostri 5 vincitori che ora
tramite una magia specialistica delle mie, cambieremo direttamente questo sfondo non troppo bello e andremo direttamente su Diablo, così vedremo direttamente qui i nostri vincitori. A tra poco, facciamo i complimenti di nuovo ai vincitori del contest: Shed2157, Lesta Immortal, Mastermind 81 Joe, Pietro Muriella 2211 e Alessia Rincon -Dex. Ovviamente voi avete vinto 99 gusci del traditore. Considerate che per una vostra maggiore privacy contattatemi direttamente sulla mia pagina ufficiale di Instagram e mandatemi il vostro ID Battle.net, così vi aggiungerò, ci incontreremo, vi lascerò il vostro premio e continueremo tutti a giocare. Ma ora cominciamo direttamente con il video tutorial. Eccoci in game e in questo tutorial andremo a vedere il masterworking, quindi tempra e rifinitura con le ricette di tempra, andremo a vedere gli affissi e le modifiche delle infusioni, andremo a vedere come si livella un personaggio nuovo con il main character in pochi minuti, andremo poi a vedere come livellare i glifi, l'obtusite, che già c'è un video super specifico per questa, ma ve ne parlerò al volo, dove creare gli sir infusi e quant'altro, come e dove trovare i pezzi per creare i sigilli dell'incubo, come farmare le rune e come farmare i frammenti di gemma e poi altri piccoli tips and trick. Quindi direi di cominciare subito con Masterworking e Tempra, che è quello che mi avete chiesto di più. Per quanto riguarda Masterworking e Tempra, è semplicemente il potenziamento dei nostri item, tutti questi item che vedete qui, che noi abbiamo indosso. Per andare a fare Masterworking dobbiamo andare dal fabbro, mi raccomando, dovete avere questa schermata. Da questa schermata vi spostate verso la penultima, che è dove c'è scritto Tempra. Andate su Tempra, posizionate l'oggetto che voi volete andare a temprare, perché prima di fargli la rifinitura, vedete questi due anelli che noi dovremmo temprare prima, se noi li andiamo a posizionare qui, non ce li fa posizionare perché non sono stati ancora temprati. Quindi, per prima cosa dovete andare a fare la tempra. Per quanto riguarda la tempra, prendete, io ora ho preso un anello qualsiasi di questi che ho trovato così, per mostrarvelo, andate a prendere il vostro item interessato, lo posizionate direttamente qui, vi andate a scegliere o risorse o offensivi, insomma quello che più vi serve, quello che avete visto che vi serve da mettere come affisso. Per esempio noi in questo anello vogliamo mettere, un esempio, danni critici. Ora voi potrete mettere altre cose a dipesa da quello che vi serve. Noi dobbiamo fare uscire per esempio danni critici, quindi noi troviamo il rigore mondano. Per andare qui ci clicchiamo sopra ed sotto, come potete vedere, vi chiederà dei materiali all'inizio per temprare l'oggetto. Se avete tutti i materiali andate a fare tempra oggetto, ovviamente vi dirà che questo oggetto si vincolerà al vostro account, voi accettate, quindi non potrete più scambiarlo, e vi dà la prima tempra. Potete anche saltare direttamente tutta questa scenetta che vi fa, ci ha dato danni da sopraffazione, quindi non è uscito danni critici come ci serviva. Andiamo a chiudere, da qui andiamo a fare tempra un nuovo oggetto. Considerate che le rigenerazioni tempra, vedete qui sotto, c'è scritto tempra restanti numero 6, quindi noi abbiamo altre 6 tempre da poter fare, e considerate che questo ha un Great Affix solamente. Più Great Affix avrete e più tempre avrete. Quindi ora lo andiamo a ritemprare di nuovo, facciamo salta, eccolo qui, è uscito danni critici 70 su 85, sì, non è uscito bene, quindi dovreste rerollarlo ancora. Ora vabbè, teniamo un momento i danni critici così, quindi questo l'abbiamo trovato. Da qui poi andate su risorse che è sbloccato e non lo so, voi che ne so, volete mettere su questa build riduzione tempo di scatto, per dirvi. Andiamo, quindi scegliamo efficienza dell'agilità, andiamo su tempra oggetto, andiamo a temprare l'oggetto, saltiamo ovviamente l'immagine, riduzione tempo di recupero agilità, non ci ha dato scatto quello che cercavamo, quindi facciamo chiudi, andiamo a rigenerare di nuovo, riduzione tempo di agilità, non ci ha dato ancora scatto, quindi voi continuate così fino a che non vi esce quello che vi interessa. Triplo agilità, come potete vedere direttamente qui in diretta, la tempra è anche abbastanza uno scam, perché rischia certe volte di darvi sempre la stessa cosa ripetute e ripetute volte.
Continuiamo, andiamo a saltare, ci ha dato Triboli, che non ci serve perché noi stiamo cercando scatto in questo determinato momento, andiamo a ritemprarlo di nuovo, passo d'ombra, non ci ha dato quello che ci interessa, ultimo try, scatto, al massimo anche ce l'ha dato. Ora però voglio farvi vedere un'altra cosa. Ora facciamo caso che non ci ha dato, che ne so, danni critici per dirvi, no, ce l'ha dato a 70 di 85, a noi non ci piace. Quindi noi che cosa facciamo? Noi abbiamo un altro reroll da potergli fare, quindi voi aprite il vostro inventario, andate direttamente su, eccola qui, su consumabili e avrete queste pergamene del rinnovamento. Le pergamene del rinnovamento le prendete nelle orde infernali. Andate a fare tasto destro del mouse e cliccate direttamente sopra l'anello che volete resettare. Ora noi abbiamo resettato la tempra. Considerate che la tempra ci rimane, vedete, riduzione del pericolo per lo scatto e danni critici, quindi ci sono rimaste. Ma come potete vedere ora, tornando dal fabbro e andando sempre sullo slot tempra, riclicchiamo qua e abbiamo altre tempre da potergli fare. Quindi noi torniamo su offensivi, noi dobbiamo cercare un danno critico più alto. Riclicchiamo su rigore mondano e ci se ne restano altre 6 tempre, quindi ce le ha resettate. Andiamo a fare la rigenerazione e vediamo cosa esce. C'è uscito danni da sopraffazione, non ci interessa. C'è uscito danni critici 77,5 su 85, che questo già potreste tenerlo. Quindi io ora ve la taglio e diciamo che questo ci va bene e rimane così. Considerate che per fare queste tempre, per avere tutte queste leggendarie, vanno a livelli. Per vedere le vostre ricette infuse potete andare direttamente su, cliccate ESC, date su collezioni, Codex del potere e qui vi apre tutto quanto quello che voi avete. Questi qua considerate che sono le infusioni, quindi le infusioni sono tutte quelle cose che voi andate a posizionare direttamente sotto l'arma, per esempio lancia sulla balestra abbiamo infusione lanciare un'abilità ultra aumentati dei tuoi danni ultra, eccetera. Questo è infusione, mi raccomando. Tornando agli aspetti come vi ho fatto vedere, oltre agli aspetti che noi abbiamo per le infusioni, abbiamo anche un'altra pagina che vedete qui a destra, ricette di tempra. Queste qua sono tutte le ricette di tempra che noi abbiamo. Vedete, non le abbiamo terminate tutte quante, però ce le abbiamo bene o male tutte. Qui, che ne so, voi potete controllare tranquillamente le cose che vi servono, quindi se avete bisogno di una tempra per il nostro rogue, andate direttamente qua, vedete, vi dice direttamente quali oggetti sono consentiti e dove, quindi amuleto, spada, mano, eccetera. Vi date una piccola studiata, una letta e avrete capito bene come funziona. Dopo aver temprato l'anello è arrivato il momento di andarlo a potenziare. Per potenziare, quindi andargli a fare la rifinitura, noi torniamo sempre dal fabbro, in questo caso Seitis, a Kerrigar lui si trova. Noi siamo andati su tempra poc'anzi, ora ci spostiamo direttamente su rifinitura. Come potete vedere ora si è acceso il nostro anello perché gli abbiamo dato 2 tempre. Ora noi andiamo qui, lo posizioniamo qui e siamo pronti per potenziarlo, quindi per andarlo a rifinire. Per poterlo rifinire ovviamente ci chiede dei materiali, sono quasi uguali ai materiali che abbiamo visto prima, ma in più abbiamo l'obtusite. L'obtusite, come avete potuto vedere, si può farmare dalle spedizioni da incubo, dalle orte infernali e dalle città sotterranee di Kurast, e avete un video completo direttamente sul mio canale come farmare perfettamente obtusite con tutte le percentuali e dove si farma meglio e più velocemente. Dopo che avete preso tutti questi materiali, andiamo a potenziare, quindi ci dice grado 1 saranno aumentati tutti gli affissi del 5%, lo andiamo a potenziare, vedete qui è già cambiato perché c'è scritto sull'anello 1 più ci sono usciti 4 cerchi. Lo andiamo a ripotenziare, lo ripotenziamo di nuovo, ora come potete vedere sotto è cambiata la scritta, un affisso aumenta del 25%. Ora per esempio noi vogliamo che il nostro primo affisso che venga potenziato sia velocità d'attacco, per dirvi. Sempre e parlando per casi, nel senso voi magari dovete potenziare danni critici, ora non so per quale build la state facendo, comunque sia. Noi stiamo cercando velocità d'attacco, quindi il nostro affisso che dovrà aumentare il 25% dovrà essere velocità d'attacco. Noi andiamo a fare il potenziamento, quindi clicca su potenziamento. Ora la rifinitura ci dirà che
uno di questi affissi è aumentato del 25% e ma è aumentato probabilità di colpo fortunato, che a noi non serve attualmente. Quindi noi facciamo chiudi, non continuate a potenziarlo perché non è uscito quello che vi interessa, andate su queste frecce qui, c'è scritto ripristina gradi di rifinitura. Voi cliccate qui, questa è una cosa che potete fare infinite volte, cliccate qui e vi dirà che vi costerà 30 blocchi di ferro, vi costerà 20 cristalli opachi e 5 anime dimenticate per resettarlo, ma soprattutto vi costerà 5 milioni per il reset. Quindi noi andiamo a confermare e ci ha resettato l'anello, come potete vedere, quindi siamo tornati a 0. Andiamo a riprovare, lo andiamo a ripotenziare di nuovo per 4 volte, vediamo l'ultimo affisso e ci dà vita massima. Anche questa volta non ci ha dato danni critici. Quindi noi cosa facciamo? Riandiamo a chiudere di nuovo, riandiamo a ripristinare il tutto, andiamo a confermare e ce l'ha riportato a 0. Ora fate attenzione perché per avere, come vi ho detto, queste tempre, quindi le ricette di tempra, ora torniamo un attimo sulla tempra, eccoci qua, per avere queste ricette di tempra voi non è che le aprite il gioco e ce le avete già. Voi dovrete cercarle, dovrete trovarle. Per trovarle le trovate molto facilmente con i sussurri, quindi andando all'albero dei sussurri o dai vari attualmente piccioni che ci sono sparsi in giro. Quando avrete raccolto i 10 punti per andare all'albero dei sussurri, prenderete la cassa, una cassa qualsiasi, e vi dropperà dei manuali, ma i manuali potranno essere anche dati dai vari elite e boss in giro per il mondo, boss mondiali, gli elite che trovate in marea. Io vi consiglio di andare in marea in realtà, perché con Signora del Sangue tutti gli elite che trovate troverete veramente tanti manuali per la tempra. I manuali della tempra oltretutto sono di vari livelli: magico, raro, leggendario. I leggendari ovviamente li comincerete a trovare quando sarete più alti di livello e sarete verso, quindi starete per entrare o sarete appena entrati nell'end game. Quindi per quanto riguarda masterworking, rifinitura e tempra e soprattutto ricette per la tempra è tutto. Ora andiamo a vedere invece come livellare un personaggio nuovo con il main character. Quindi se non avete soprattutto amici o gente che gioca con voi che vi può "carriare" fra virgolette il vostro personaggio secondario, quindi che è livello 1, livello 3, livello 5 eccetera, per farvi carriare lui, il personaggio main, entra nel vostro mondo, quindi nel mondo 1 dove siete a difficile eccetera, dove avete iniziato, e va a fare direttamente i pit alti per farvi livellare velocemente. Ma se non potete fare questa cosa, perché ripeto non avete con chi giocare o non avete tempo per fare questa cosa, vi faccio vedere un metodo molto, molto, molto veloce per livellare subito il vostro secondo character. Come primo passaggio aprite la mappa ed andate a cercare tutti gli eventi che vi danno i tetri favori. Di solito nella Marea Infernale è la migliore perché vi pagano veramente tanto e tipicamente trovate anche 2 maree ogni ora. Andate in marea, fate tutte le missioni che trovate per farvi pagare questi tetri favori. Ora, come vedete in alto a destra, ci stanno cominciando a pagare i vari favori, infatti eccoli qua, escono. Nel momento in cui voi avete raggiunto il massimo, quindi 10 di 10, che sia 12 eccetera, tornate all'albero dei sussurri, andate all'albero, parlate con lui, vi prendete una qualsiasi cassa, è indifferente quale voi scegliate. Dopo averla raccolta tornate nella vostra stash, andate a depositare tutte le collezioni che avete trovato, considerate che ve ne servono almeno 3 file, 3 o 4 file. Dopo aver farmato le casse dei sussurri vi andate a creare il character che voi volete, quindi la build che volete fare. Ora non so voi che cosa volete fare, io ve ne prendo uno al volo, prendo un incantatore per dirvi. Vai a confermare la classe, vi create il personaggio quello che volete fare, ve lo personalizzate come volete, ovviamente mettete stagionale, qui gli date il nome, dopo aver, non mi fa mettere manco il nome completo, va bene. Dopo aver completato, vabbè, il personaggio ovviamente, entrate nel mondo. Nel momento in cui avete creato la vostra classe, il vostro personaggio, entrate nel reame stagionale e dirigetevi direttamente nelle casse, nel vostro forziere. Nel vostro forziere ovviamente troverete anche, eccole qua, le casse, quelle che abbiamo preso con i sussurri. Le casse dei sussurri, ora ve ne prendo un paio giusto per farvi vedere. Le casse dei sussurri hanno una cosa molto particolare, che oltre a darvi gli item eccetera, vi danno anche tanta esperienza. Ora vi faccio vedere, noi per esempio siamo a livello 1 come vedete, andiamo ad aprirci una cassa, questa è una collezione del caos, ma ripeto è indifferente, la andiamo ad aprire
e come vedete qui a terra compaiono tutti questi cerchi molto luminosi, li andiamo a raccogliere e guardate come livellate. Con una cassa abbiamo fatto 23 livelli, ovviamente qui a terra troviamo tutto il resto, vi darà anche delle rune eccetera, che sono molto importanti anche queste. Ne andate ad aprire un altro, vi dropperà di nuovo tutto quanto, andate a raccogliere e farete altri livelli e così via. Vi darà glifi e quant'altro. Nel momento in cui voi avrete raggruppato tante casse dei sussurri, vi fate il vostro personaggio preferito, la vostra classe preferita, entrate col personaggio questo qua secondario che volete fare, vi aprite tutte le casse che avete farmato tramite, vi ripeto, i sussurri ed ecco qui, vi livellate molto velocemente il vostro personaggio e siete pronti a godervi la vostra nuova classe. Vi ricordo inoltre che con il nuovo personaggio vi è resettato anche la missione stagionale. Con la missione stagionale, sempre link in bio, avrete l'opportunità di farmare molto velocemente i vostri Uber unici. Quindi ogni nuovo personaggio vi darà una scintilla splendente. Per vedere il metodo, link in bio per il video completo che ho postato pochi giorni fa. Ora torniamo nel nostro main account e vi faccio vedere come livellare i glifi ed andare a farmare gemme e quant'altro. Ci vediamo tra poco. La parte fondamentale del vostro personaggio e per il livello del vostro personaggio sono i gradi eccellenza e di conseguenza andare a posizionare i glifi. I glifi come si farmano? I glifi li puoi trovare in giro per il mondo, li puoi trovare uccidendo i boss, li puoi trovare facendo le attività durante il mondo, overworld, eccetera, nightmare dungeon, ovunque li trovate. Nel momento in cui avete scelto i glifi che vi servono, andate direttamente a Kerrigar, all'obelisco dell'artefice, aprite le fosse, vi andate a fare la fossa che più vi è grata, insomma, che più riuscite a fare velocemente per livellare il vostro glifo. Ora io ve ne starto una a livello 70 al volo, tanto non ve la faccio vedere, vi faccio vedere solamente il processo iniziale e finale. Quindi noi andiamo ad aprire il regno dell'artefice, quindi la fossa, entrate nella fossa, se non riuscite a farlo da solo vi consiglio di trovare un gruppo da 3 più 1 persona, ossia voi, e andate tutti insieme a fare le fosse abbastanza velocemente, mi raccomando. Entrati nelle fosse, ovviamente dovrete combattere, uccidere tutti quanti per arrivare al boss finale. Ora vi faccio un taglio del tempo e ci vediamo direttamente dal boss. Arrivati dal boss procedete a combatterlo, nel momento in cui voi l'avrete buttato a terra, quindi abbattuto, vi comparirà il forziere, vabbè, del dominio che vi darà un po' di oboli e soprattutto vi comparirà questa pietra arcana risvegliata. Questa vi permetterà di potenziare i vostri glifi. Infatti se ci cliccate, qui vabbè noi abbiamo i glifi potenziati, quindi probabilità di successo è molto bassa. Ora vi prendo un glifo come state facendo voi che siete a livello 1, prendete un glifo di livello 1, ci cliccate sopra, per esempio il mio è un braccatore, abbiamo una probabilità di successo del 100%. Andate a scegliere il vostro glifo, ora il mio è braccatore, il vostro sarà sicuramente un altro, andate a cliccare poi potenziamento, lo andate a potenziare, lo andate sempre a potenziare, lo potenziate ancora e lo potenziate ancora, siamo arrivati al livello 19. Considerate che a livello 15 avete il primo step di apertura e quindi ampliamento del glifo. Continuate a fare questo procedimento fino a che arriverete a livello 45 del glifo, perché a livello 45 avrete il potenziamento leggendario che vi darà una terza perk, ossia la perk leggendaria e un potenziamento, e il raggio a livello 46, quindi dopo il 45 arriveremo al raggio 46 e il nostro raggio si aprirà ancora di più. Ovviamente nel momento in cui avete raccolto tutto, avete potenziato il vostro glifo, cliccate T, uscite dal dungeon, uscite da questo pit e ripetete finché non avete livellato il tutto. Ora andiamo a vederci come startare le città di Kurast e vi porto anche a far vedere come si farmano le rune e tutto il resto che ci serve, quindi ci vediamo tra pochissimo. Ora andiamo a vedere come farmare obtusite, come farmare rune e come farmare i materiali per il richiamo dei boss dei covi. Considerate che per l'obtusite ho già fatto un video completo, quindi link in bio per andare a vedere il metodo migliore e più veloce, tutto tempo alla mano con percentuali, come farmare al meglio obtusite. Comunque sia, per farmare queste 3 cose molto velocemente basta che voi aprite la mappa, dovete avere l'aggiornamento il DLC Vessels of Hatred, andate a Bazar di Kurast, vi trasferite qui ovviamente a Bazar di Kurast, da Bazar di Kurast troverete un attivatore del portale, che è un braciere spirituale della città sotterranea che vi farà startare le città sotterranee. Cliccandoci sopra
vi chiederà un tributo opzionale e un patto opzionale. Il tributo è quello che ci permetterà di scegliere cosa l'ultima cassa, dopo aver abbattuto il boss, ci darà. Ora, per esempio, noi vogliamo andare a farmare Obtusite, gli mettiamo direttamente il tributo del raffinamento. Se volete farmare le chiavi per chiamare i boss dei covi, quindi Duriel, Andariel, eccetera, gli dovete mettere il tributo dei titani, che alla fine vi darà tutti i tributi la cassa finale. Mentre se volete andare a farmare le rune anche molto importanti, e questo è uno dei metodi più veloci che c'è per farmarle, anche se hanno abbastanza nerfato il drop delle rune in questa stagione, ma nella stagione 9, come già vi ho presentato nello scorso video, saranno aumentati, quindi il pull loot delle rune sarà molto più alto e non avremo più problemi di drop. Tornando a questo nostro discorso, dovete mettere il tributo dell'armonia per ottenere rune. Considerate una cosa: se noi andiamo a posizionare, per esempio, volete andare a farmare delle rune, eccole qui, andate a posizionare il tributo rune. Se vedete accanto avete anche un altro tributo, patto si chiama. Il patto è semplicemente una personalizzazione del vostro dungeon che vi permetterà sempre alla fine, quando andrete ad abbattere il boss, avrete fatto i 3 piani ed avrete battuto il boss, di trovare nella cassa finale ciò che voi volete. Avrete una probabilità aumentata di trovare, se state cercando per esempio un'arma, mettete più armi, quindi nella cassa finale troverete più armi. Se state cercando gioielli, quindi amuleti o anelli, mettete più gioielli e così via, tanto costano poco e ve ne droppa un paio, 2, 3 tipicamente. Sì, infatti c'è scritto ricevi casualmente tra 1 e 3 pezzi in più. E questo è molto utile. Considerate che queste cose qui, quindi questi patti, li puoi mettere ovunque, non li puoi mettere solamente nel tributo delle rune, ma lo potete mettere anche nel tributo del raffinamento per l'Obtusite e lo potete mettere anche nel tributo dei titani, dove vi verranno dati i pezzi per evocare i titani. Altra cosa importante, ci sono altri tipi di tributo, i tributi della radiosità. I tributi della radiosità si dividono in due: tributo della radiosità risoluto e tributo della radiosità collettivo. Il tributo della radiosità risoluto, quando voi lo andrete a mettere, il loot leggendario, quindi ancestrali leggendari che troverete, lo troverete solamente voi. I vostri compagni di squadra non beneficeranno di questo tributo. Per far beneficiare anche i vostri compagni di squadra avrete bisogno di inserire il tributo della radiosità collettivo, scusate. Per quanto riguarda questi tributi leggendari, abbiamo dei patti aumentati, ci sono altri patti ancora. Infatti, se noi li andiamo a vedere, abbiamo dei patti con gradi abilità che ci costa 5 milioni, a dungeon, attenzione, a città di Kurast, gradi passivi che ti costa 50 milioni, quindi gli amuleti, quando vi uscirà l'amuleto all'interno del dungeon in questione, l'amuleto vi uscirà sempre con un grado passivo. Fate attenzione perché potrebbe uscire anche 7,50 e altro e avete buttato 50 milioni, quindi questo qua io personalmente, a meno che non avete delle tasche così fonde da avere tantissimi soldi, ve lo sconsiglio. Al posto di mettere questo, vi mettete direttamente più gioielli se avete bisogno di gradi passivi sui gioielli e altro. Andate sui grandi numeri, pagate poco, grandi numeri, prima o poi lo trovate. Per ultimo, sempre come tributo che attualmente non ho perché li ho terminati, sono stato abbastanza avido, c'è un altro tributo che è ancora più raro di questo, che vi permetterà e vi aumenterà la probabilità di trovare un mitico unico. La scritta sarà viola di questo tributo, ve lo dirà proprio, avete una probabilità aumentata di trovare un mitico unico all'interno del dungeon della città, insomma, sempre dopo aver battuto il boss finale. E per la creazione delle rune, l'Obtusite e le chiavi dei boss, qui è tutto. Ora andiamo a vedere come creare i sigilli dell'incubo, quale materiale ci serve e poi come farmare le gemme. Per farmare le gemme avete letteralmente 3 metodi. Il primo metodo è stare nell'overworld, andare in giro, cercare i mob, quelli con un'aura intorno, che vedrete che sembrano tipo, per chi si ricorda, per chi ha visto Dragon Ball, dei Super Saiyan, quindi hanno un'aura intorno color viola, tipo azzurrina viola, e loro vi dropperanno dei cristalli di gemma. Se no, potete andarle a farmare tramite queste bussole che vedete qui, e farmerete nelle orde infernali. Le orde infernali anche ci ho fatto un grande video sopra, quindi potete andarlo a vedere sempre nel mio canale. Nelle orde infernali farmerete sia l'Obtusite sia i frammenti di gemma, prendo la cassa proprio quella specifica.
Un altro metodo per andare a farmare cristalli, frammenti di cristallo e obtusite sono i sigilli dell'incubo. I sigilli dell'incubo sono semplicemente delle spedizioni da incubo, quindi voi utilizzando questo sigillo vi trasformerà il vostro dungeon normale che vedete nel mondo in un dungeon nightmare, in un dungeon da incubo. All'interno troverete dei mob che vi rilasceranno a dipesa dalla probabilità obtusite e anche i frammenti di cristallo. Per aumentare la probabilità soprattutto di raccolta di obtusite, voi potete vederla direttamente da qui facendo ESC, andate su stagione, andato su stagione, qui sotto avete le benedizioni stagionali. Per le benedizioni stagionali, come vedete, avete delle urne. Sulla seconda urna, urna della rifinitura, io ora ce l'ho 3 di 4, aumenta le probabilità di ottenere obtusite aggiuntiva dalle spedizioni da incubo e dalle orde infernali. Questo, se volete andare a farmare obtusite, è molto importante. Per statare i Nightmare Dungeon avete bisogno di questi sigilli. Questi sigilli li potete trovare in giro per il mondo, li potete trovare dall'albero dei sussurri, ma li potete anche creare. Per crearli voi dovete andare dall'occultista, si chiama. In mappa ha questo disegno, ora vabbè non si vede tanto, ci sto sopra proprio, non è che si vede proprio bene, però se vedete in alto a destra, a sinistra della cassa c'è questo disegno, questi 3 cerchi con un triangolo al centro, quello è l'occultista. Dall'occultista andate al secondo slot e c'è scritto crea sigillo, sigillo dell'incubo, e potete craftare dei sigilli. Vi costerà 4000 soldi e un materiale che è la polvere di sigillo. Ora ve la faccio vedere dai nostri materiali. Polvere di sigillo, eccola qui, vabbè, noi ne abbiamo 10.006. La polvere di sigillo voi la potete ottenere solamente da dopo il livello 15, le potete prendere sempre dall'albero dei sussurri, dal completamento degli eventi locali, dalle spedizioni da incubo e ovviamente riciclando i vostri sigilli. Ora vi faccio vedere anche che possiamo riciclare i nostri sigilli, quindi andando nel terzo slot o li ricicliamo tutti quanti, ma ve lo sconsiglio perché magari qualcuno vi piace o altro, quindi prendete direttamente questo picconcino e che ne so, vi dico il primo sigillo, Rovine di Scivita, che ha anche collera di piaga tormentosa, e collera di piaga tormentosa è veramente cancerogena, non mi piace, prendo, tac, tasto sinistro del mouse, la scrappate e vi dà 30 polvere di sigillo che potrete andare a reinvestire nuovamente nel creare un altro sigillo, ve ne chiederà 60, quindi dovrete scrappare se ne avete 2 per crearne una, poi vai a crearla, eccola qua che avete creato un altro sigillo che è un po' meglio di quell'altro. E come vi ho detto, qui all'interno troverete sia obtusite, anche item abbastanza interessanti, e troverete dei frammenti di gemma. Per il video più specifico, sempre in bio e sempre nel mio canale YouTube lo trovate, insomma. Cosa molto importante, prima di uscire per qualsiasi spedizione, prima di uscire dalla città, prima di fare qualsiasi cosa, appena entrate in gioco, vi dovete andare a prendere questi qui che vedete qui, 3 incensi, 3 incensi che siano differenti, attenzione, perché se no non vi si staccano. 3 incensi che ognuno di loro vi aumenterà l'esperienza del 5%, quindi avremo un 5, 10, 15, e in più potete andare a prendere anche un elisir, che questo qua vi aumenterà dell'8% l'esperienza, quindi prima di fare qualsiasi cosa prendete tutte queste cose. Ora molti di voi mi diranno: "Ma, che ce stai a raccontare? Cioè so' cose che sappiamo". Sì, per noi che giochiamo da tanto tempo lo sappiamo, ma per le persone nuove soprattutto, tutte queste cose potrebbero sentirsi molto sopraffatti da avere tutte queste cose e non gli vengono abbastanza spiegate, soprattutto da Blizzard e Diablo. E per questo ci sono io, pronto per voi, a spiegarvi il tutto. Un'altra cosa molto importante per il vostro percorso di crescita, se voi aprite la mappa, qui vedete la fama di ogni zona. Ora, noi qui a Nantu siamo 870 di 3100, ma vi assicuro che nelle altre stagioni le ho terminate tutte. E come potete vedere, in mappa trovate soprattutto questi altari. Questi qua sono i dettami di Akarat, sono divisi in due: nella zona del nuovo aggiornamento, quindi Vessel of Hatred, abbiamo il dettame di Akarat, mentre nella zona quella del gioco principale abbiamo gli altari di Lilith. Questi qua, mi raccomando, prima di tutto il resto andatevi a sbloccare tutto quanto, sia questi qua e sia questi, fateli tutti, perché sono molto importanti.
Stessa storia, dovete salire anche con le missioni secondarie per fare più fama. La fama vi servirà ad un certo punto per andare a prendere, guardate un po', nell'albero abilità avrete più punti abilità se sbloccherete un certo livello di fama. Se invece non sbloccate un certo livello di fama avrete dei punti in meno, quindi le vostre build non saranno mai complete. Mi raccomando che questa cosa è molto importante. Quindi, ricapitolando, fatevi tutte le missioni secondarie, fatevi i dettami di Akarat e gli altari di Lilith, e poi quando avete tempo, soprattutto per livellare, se siete dall'1 al 60 e non avete seguito quello che vi ho detto poc'anzi, andatevi a sbloccare le roccaforti, che le roccaforti sono molto importanti, ma soprattutto vi danno circa un livello a personaggio dall'1 al 60, quindi queste servono molto. Inoltre vi consiglio di girare per tutta la mappa, fare gli eventi, fare tutti gli eventi delle zone differenti, quindi per esempio Kyrgyzstan, fate gli eventi nelle steppe aride come nelle vette frantumate, perché ognuna di questa zona ha delle skin particolari per cavalli e ha delle bardature particolari per cavalli. Ci sono tantissime, e vi assicuro tantissime skin e bardature per cavalli che potete trovare nelle varie zone del mondo. Ora ve le faccio vedere, faccio un teletrasporto direttamente dal nostro cavallaro, così vi faccio vedere l'ultima cosa e poi passiamo ai saluti. Potete decidere di andare dallo stagliere direttamente, che vi aprirà questa immagine, vi dirà scuderia, guardaroba e aspetto, oppure andare direttamente cliccando I e sotto al vostro nome avrete guardaroba e profilo. Se andate su guardaroba avrete scuderia, che è uguale, quindi è accorciato. Le cavalcature si dividono in due tipi: cavalcature, quindi cavalli, oppure potete cavalcare felini. Eccoli qui, i felini. Ora vi tolgo un attimino la skin, ok. I felini, alcuni sono molto belli, considerate che i felini non sono stati shoppati, questi sono tutti presi dai vari eventi, dalle varie città sotterranee, eccetera. Se completate anche la storia avrete altri felini, come se completate tutte le missioni secondarie di Vessel of Hatred ne avrete un altro, vedi questo che è molto bello, il leoncino, ed altri ancora. Mentre per le cavalcature ne avrete tantissime di cavalcature da trovare in giro per il mondo, come vi ho detto, negli eventi, ma stessa storia anche le armature. Per le armature le troverete sempre negli eventi, e questa è una cosa che viene molto dimenticata: ci sono delle armature, quindi delle bardature nel PvP, quindi entrando nelle zone PvP, acquisendo valuta potrete avere delle skin proprio da PvP. Sono skin sia per cavalli, ma oltre che per cavalli avete anche una skin direttamente per voi, da far vedere ai vostri amici, da farla vedere in giro e sentirvi un bel po' più fighi, perché avete delle skin da PvP belle. Questa è un'altra sempre che potete comprare nelle zone PvP, ora non le ricordo tutte perché ce n'ho un monte. Questa dovrebbe essere questa qui, c'è questa qua, il condottiero demoniaco, mi sembra che anche questa la prendi sempre lì, se non erro. Anche questa forse la prendi lì. Questa qua invece guardate che bella, Monte Arreat, questa qua la trovate sempre negli eventi in giro per il mondo. Poi avete anche le skin dei boss mondiali. Le skin dei boss mondiali, per esempio, se andate ad abbattere Avarizia e siete fortunati potete trovare la skin direttamente di Avarizia. Questo è, è bellissima. Stessa cosa la skin di Ashava. Abbattendo Ashava avete una probabilità di trovare la skin di Ashava. Stessa storia, bardatura in gabbiadosso, che andate ad abbattere l'altro boss mondiale, ed anche bardature di carne fresca. La bardatura, questa è una delle bardature in realtà più rare che c'è, perché devi abbattere il macellaio. Ora il macellaio è diventato abbastanza raro e avete una piccola probabilità che vi dia questa bardatura, che è proprio la bardatura del macellaio, che per me è anche una tra le più belle. Oltretutto i boss eccetera vi danno anche le loro zone cosmetico che potete applicare sulla destra del cavallo, e anche i cosmetici ne troverete un monte sempre sparsi nel mondo, uccidendo boss, eccetera. Quindi, amiche e amici, con questa bellissima tigre, e spero soprattutto che questo video tutorial vi possa servire per crescere, per capire, e soprattutto per le new entry, che è sempre bello cercare di aiutarle. Spero che vi sia piaciuto, quindi lasciate un like, un commento e una condivisione, e ci vediamo al prossimo fantastico tutorial. Ciao raga!